Rispondo con questo video alla domanda di Federico che chiede consigli su tassazione e fiscalista adatto. Innanzitutto Federico, grazie per questa domanda e vorrei iniziare con una precisazione. Il fiscalista è una figura che solitamente vai a ricercare quando la tua attività è già avviata, perché si occupa nello specifico di ottimizzare il carico fiscale della tua società. Mentre invece il commercialista è una figura necessaria, ovviamente, la prima figura che scegli e si occupa principalmente di attività amministrative e contabili. Queste due figure professionali possono a volte anche sovrapporsi, dipende dal commercialista che trovi o anche dal fiscalista che trovi, ma il più delle volte sono separate e a prescindere da a quale figura professionale tu stessi facendo riferimento, vorrei condividere 3 consigli per la scelta della figura professionale più adatta. Ma iniziamo subito con il consiglio numero 1. Scegli una figura che già gestisca altre società immobiliari. Ma perché dico questo? Perché è una storia che ho visto ormai innumerevoli volte. Si avvia un'attività, si cerca quindi da un parente o un amico, un professionista che faccia al caso nostro, ci viene consigliata una figura professionale che magari è anche bravissima, ma non conosce le complessità del mondo immobiliare, perché magari ha anche diversi clienti che però si occupano di tutt'altro. E questo diventa un rischio reale, un rischio attraverso cui sono passato. E questo ci porta direttamente al consiglio numero 2. Il consiglio numero 2 è: cerca una figura che abbia una visione non standard. Ma perché dico questo? Perché anch'io ho fatto il cosiddetto giro delle 7 parrocchie, quindi pur avendo un commercialista, continuavo a cercare risposte diverse perché le risposte che mi arrivavano mi avevano fatto temere che ci fossero anche dei problemi fisiologici nell'immobiliare, come ad esempio quelli relativi alla gestione dell'IVA, che se non viene opportunamente gestita rischia di diventare un costo pieno in carico a una società immobiliare. O anche per questioni meno importanti, ma comunque rilevanti, come ad esempio scegliere se intestarsi l'auto aziendale, se aprire un leasing sempre per l'auto, oppure usufruire del rimborso chilometrico con l'auto di proprietà. Per la stragrande maggioranza delle volte, chiedendo a diversi professionisti, avevo ricevuto delle risposte standard, ma ti assicuro che trovare la figura adeguata che abbia una visione non standard ti permette davvero di massimizzare l'efficacia della tua veste giuridica societaria. Per finire, ultimo, forse inaspettato consiglio: scegli una figura che sia in grado di gestire in primo luogo i suoi affari, perché questo significa che molto probabilmente sarà in grado di gestire altrettanto bene anche i tuoi affari. Questo perché lo dico? Perché ho visto ormai numerose volte la storia: si avvia un'attività imprenditoriale, si cerca di limitare i costi all'inizio, e il rischio reale è quello di scegliere un professionista economico, a volte troppo economico, che potrebbe non essere in grado di gestire in maniera efficace i nostri interessi. Quindi ragiona al contrario, cerca una figura che abbia dei clienti anche importanti tra il suo parco clienti. Cerca una figura che abbia già dimostrato di essere in grado di generare ricchezza, perché soltanto chi genera ricchezza è in grado di gestirla anche per conto terzi. E se sei interessato a scoprire le differenze tra investire come privato e investire come società, ti invito a guardare il video che trovi qui di fianco. Metti like, iscriviti al canale e fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi.